Ciao ragazzi, benvenuti a casa mia. Oggi manutenzione alla C30 Brian May. Ho deciso di cambiare le valvole, anche se non ha dato particolari problemi. All'ultimo concerto ho sentito qualcosa di strano, uno scricchiolio, ma probabilmente era dell'ossido sul jack femmina dell'amplificatore. Detto ciò, visto che dopo anni e anni e anni ho cambiato le valvole al CC2X, per portare la situazione in paro, ho deciso di cambiare oggi le valvole anche alla C30 Brian May. Eccolo qui, l'ho appena ritirato dal magazzino del tour, l'ho portato a casa e niente ragazzi, adesso mi fate compagnia mentre sostituisco le valvole. Tanto qui è sempre bene ricordare la presenza di uno strumento storico, vabbè ormai la conoscete benissimo. Dall'altro lato invece abbiamo la Ferrari impegnata nel tour, ovviamente. Veniamo alla scelta di valvole. Non monterò le stesse valvole che ho montato sul CC2X, che sono quelle che preferisco, che poi sono le stesse che montavano di serie questi amplificatori, ovvero le Electro Harmonics per le finali, quindi come L84, le Tansol come preamplificatrici, quindi le 12X7. Per quanto riguarda la rettificatrice ho montato sull'altro ampli la JJ Tesla. Per la C30 BM è un set molto vecchio ormai di Softec, sia per le pre, per le finali e per la rettificatrice, quindi metterò queste e vediamo un po' come suona. Ok, per prima cosa andiamo a sdraiare l'amplificatore, così posso svidare le viti del pannello posteriore con una maggiore facilità. Innanzitutto rimuoviamo i cavi di potenza, quelli che utilizzo insomma per l'applicazione dell'attenuatore. Dopodiché la prima cosa da fare per smontare il cassetto della C30 è rimuovere queste 4 viti che vedete qui, e praticamente bloccano la slitta del cassettone che porta la parte della testata. È un lavoro un po' scomodo, per facilitarlo potreste rimuovere la parte bassa del pannello, così riuscite a infilare meglio le mani. Io sinceramente sono pigro e lo faccio al volo. Ok, una volta rimosse le 4 viti sganciamo i fermacavi che tengono insomma un po' più in posizione il cavo degli altoparlanti e riportiamo l'amplificatore in posizione normale. Dopodiché per poter sfilare l'amplificatore mancano queste 2 viti, 1 e 2. Successivamente potremo sfilare il cassetto della testata. Ok, a questo punto possiamo disassemblare la testa dal cabinet, semplicemente lo sfiliamo. Mi raccomando, forza, perché l'amplificatore pesa, diciamo che la maggior parte del peso è proprio questo, e viene via tutto. Ok, poggiamo la testa su un tavolo e da questa parte ovviamente noi possiamo accedere alle 4 finali e alla valvola rettificatrice. Per quanto riguarda le 2 valvole pre, quindi le 2 12X7, dobbiamo smontare dopo questo pannello qui davanti. Ok, smontato anche il pannello posteriore e qui abbiamo accesso anche alle 2 valvole preamplificatrici. Questo amplificatore ovviamente dal momento che ha solo il canale normal, quindi un solo canale, troviamo solo 2 12AX7, è un circuito molto più semplice e teoricamente più robusto. Allora, per l'operazione di montaggio e smontaggio delle valvole indosso guanti in lattice, ma in realtà sono superflui ragazzi, perché non parliamo di lampadine alogene che il grasso delle mani poi le fa bruciare. Le valvole possono essere toccate tranquillamente con le mani. Io sinceramente, perché non voglio né sporcarmi io né sporcare le valvole, quindi lo tengo solo per questi. E poi fa professionale, sembra un video fatto bene. Ok, partiamo dalla rettificatrice che ha questa gabbietta a molla. Quando smontate le valvole fate sempre un movimento, non tirate solamente verso l'alto, ma fate un movimento leggermente circolare in modo tale da allentare piano piano i pin nello zocco della valvola, così esce più facilmente senza strappare, perché potrebbe esserci un po' di ossido o qualche residuo che potrebbe ostacolare la fuoriuscita della valvola.
Discorso differente per le finali, hanno questa gabbietta che si sposta, però il metodo è sempre lo stesso, quello che vi consiglio, quindi ruotate leggermente mentre tirate e piano piano la valvola viene via. E vediamo la stessa operazione per tutte e quattro le EL84. Queste valvole non sono vecchie come quelle del CC2X, ma una decina di anni ce l'hanno, sempre fatte ovviamente al massimo della potenza, quindi massimo rispetto per questo set di valvole. Ok, adesso vado a rimuovere le 12X7 e la C30 Braille ha questo lamirino qui sopra con un pezzo di spugna che tiene ferme le due valvole. Io consiglio di allentare una di queste due viti, o questo o questo, in modo tale che lo fate ruotare e potete procedere all'estrazione delle valvole. Quindi allento leggermente questa di sinistra e rimuovo questa di destra. Ok, dopodiché potete semplicemente alzare questo lamirino e stessa cosa, prendete le valvole e leggermente le fate ruotare mentre le tirate. Non ruotate troppo, ovviamente, sennò piegate i pin. Eccolo qui. Ecco il nostro set eroico di valvole della C30 BME, sono quelle che avete sentito fino ad oggi, insomma, da quando ha comprato l'Ampli fino ad oggi. L'unica che è stata sostituita è questa GZ34 che, se non ricordo male, è morta proprio poco prima di un meeting della Red Special, qualche minuto prima che aprissi le porte al pubblico, quindi un grande piacere, insomma. Che dal momento che l'Ampli è smontato colgo l'occasione per dare una pulita comunque sia alle parti di contatto, in questo caso gli zoccoli delle valvole, il potenziometro del volume, il jack d'ingresso, e utilizzate sempre un detergente per contatti, possibilmente a secco, in modo da non lasciare residui oleosi che poi col tempo vanno a accumulare polvere. Un detergente secco, come viene messo, evapora e pulisce, previene l'ossido, quindi qualcosa del genere. Io mi trovo molto bene con questo della VD40. Basta. Non vi preoccupate, tanto non è aggressivo sulle plastiche, su altri materiali. Ovviamente non abbondate, non accendete poi subito lampi, altrimenti sentite un odore poco gradevole. Stessa cosa sul portavalvole delle 12X7. Ovviamente il quartetto DL84 è selezionato, di solito viene chiamato un matched o selezionato, insomma, però prendete sempre il quartetto come L84. Qui abbiamo 3 12X7, ma oggi ne utilizzeremo solo 2, e qui abbiamo la rettificatrice, cambieremo anche questa, nonostante questa non ha l'età, insomma, di tutto il resto, però visto che mi ci trovo le cambio tutte. Allora, iniziamo con le 12AX7. Qui, se non ricordo, vedo che ho preso le 12X7 WC, che all'epoca non mi ricordo di aver letto che hanno le lamelle più adeguate per amplificatori con un guadagno molto alto. Sì, a occhio rispetto a queste sembrano più corte. Adesso vedremo se suonano male e dovrò buttare l'amplificatore definitivamente. Ok, andiamo a installare. Mi raccomando a centrare bene i pin, altrimenti li piegate e fate un guaio clamoroso. Io mi aiuto con la sinistra per reggere un po' il telaietto sotto per non sforzarlo, e una volta che arriva a battuta il gioco è fatto. Queste vecchie le teniamo per ricordo, le mettiamo all'asta e andranno in vendita. No, non penso farò mai una cosa del genere, perché d'altra parte, ma chi è che vorrebbe mai le valvole EMI?
Qua stessa cosa, se volete fate leggermente a destra e a sinistra per facilitare l'ingresso sul portavalvola. Ok, le pre sono state messe, ristringiamo le viti e rifermiamo il telaietto che va a pressione sulle valvole. E rifissiamo anche questa di qua. Ok, passiamo alle L84. Posizioniamo e poi riportiamo la gabbietta al suo posto per tenere la valvola ben salda. L'amplificatore lo vedete bello pulito all'interno, senza polvere, senza ossido particolare, perché qualche mese fa comunque ho fatto una manutenzione di pulizia, altrimenti non era così splendente. Ok, passiamo alla più grande, alla G034, la valvola rettificatrice. Consiglio per chi ha amplificatori dotati di valvola rettificatrice come la C30 BMA e come la C30 CC2X. Non utilizzate lo standby, lasciatelo sempre su on e accendete e spegnete direttamente dal power, quindi dal master. Questo vi aiuterà nel preservare la valvola rettificatrice, poiché questo non è un amplificatore studiato per avere lo switch dello standby. Lo switch dello standby ha senso solo nel momento in cui non c'è la rettificatrice, ma questa sezione insomma del circuito viene fatta a stato solido, quindi con i diodi. Ok, rettificatrice. Per la rettificatrice abbiamo il verso, c'è un dentino qui nella parte in plastica che va in questa direzione, quindi andiamo semplicemente a posizionare male, ecco adesso è bene, e spingiamo verso il basso. Tiriamo la gabbietta verso l'alto e la fermiamo. La C30 BMA è rivalvolato. Adesso vediamo come suona, perché se suona male lo butto giù dal balcone, quello del lockdown. E ne approfitto per pulire anche l'input dell'ampli, perché l'ultima volta ha preso un'umidità clamorosa, ragazzi, e faceva un po' di scricchiolini. Diamo una bella pulita, ma comunque puliamo un po' tutto, perché non si sa mai, quindi i vari switch, gli altri input, visto che ci troviamo, una bella manutenzione completa, pure la parte dell'alimentazione. Poi aspettate ovviamente che il liquido evapori, ma è una cosa istantanea, insomma. Il potenziometro, questo è fondamentale, andate direttamente dove c'è il buco del case del potenziometro, fate girare un pochino, così tutta la parte di ossido, di grasso viene eliminata. Poi lo sentite perché il potenziometro diventa anche più leggero sul momento, ovviamente perché si ridistribuisce anche la parte del grasso all'interno del case. E non ci dimentichiamo anche l'output della testa, che è nella parte sottostante. Stesso lavoro, mettiamo sempre un jack, che così facciamo anche un po' di pulizia meccanica oltre che chimica. Ok, arrivati a questo punto do giusto una pulita superficiale con un panno per levare la polvere, insomma, perché questi sono amplificatori che poi stando in tour accumulano sporco, polvere, pioggia, birra, vodka tonic, amaretto di Saronno,
quindi capita anche quello. Stessa cosa, ne approfitto anche per dare una pulita a questi bellissimi Celestion blu alnico, giusto per levare un po' di polvere superficiale. Diamo una pulita magari con l'aspirapolvere dentro il cabinet, così lo rendiamo anche splendido, splendente. Splendito, splendento. Ok ragazzi, quindi vado a riposizionare l'ampli nel cabinet, lo faccio sempre slittare e per adesso lo lascio aperto perché voglio vedere un attimo come va e voglio controllare delle piccole cose da acceso. Mi raccomando, quando l'ampli è acceso non mettete le mani perché altrimenti sarà l'ultima azione che farete in vita vostra. Ok, come prima sdraio l'amplificatore su questo lato in modo tale da poter mettere nuovamente le viti queste che tengono la slitta. Ok ragazzi, tempo che trovo un sixpence. Non lo troverò mai. Che è questo sixpence? No. Ah, sta sull'amplificatore. Santa Lucia. Prendiamo la Ferrari Red Special. Intanto ho collegato il Triple Booster Touring 2018. Ok, volume a 3/4, come si dice una C30 Brian May e... Ok ragazzi, sembra che l'ampi suoni decentemente, lo testeremo ovviamente sul palco nelle prossime date di Wind on Fire, quindi tenete d'occhio il canale. Spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto, lasciate un commento anche per dirmi che non vi è piaciuto.